e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione, terza parte sui nostri latinismi, vedremo appunto altre 7 parole latine che vengono utilizzate in italiano e se vi siete persi la prima e la seconda parte vi lascio poi il link al video nella descrizione così che ci date un'occhiata. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Prima parola latina di oggi è sponsor. Sponsor che in latino significa garante o anche padrino di battesimo e deriva dal verbo spondere, vale a dire assumere un impegno. Nel linguaggio così business, che cos'è uno sponsor o chi è uno sponsor, meglio dire? Uno sponsor è un ente, un'organizzazione o anche una persona singola che finanzia, che supporta, sostiene una manifestazione culturale, sportiva o anche artistica, quindi finanziando, donando appunto fondi e questo scopo pubblicitario, quindi per farsi pubblicità, per avere ovviamente qualcosa di ritorno a livello di promozione magari della propria marca, del proprio brand, ok, o dei propri prodotti. Un sinonimo di sponsor potrebbe essere patrocinatore o anche sostenitore. Per esempio, per poter fare il giro del mondo, Luigi ha bisogno di uno sponsor, vedete? Oppure comunque questo termine è utilizzato anche in inglese con lo stesso significato, ok? Quindi sponsor come proprio una persona che finanzia, una persona, un ente che finanzia una manifestazione culturale o sportiva o altro. Seconda parola latina di oggi è virus, virus che in realtà è una parola piuttosto attuale e che in origine in realtà in latino significa veleno e si riferisce in particolar modo proprio a quella sostanza velenosa di serpenti o di altri animali, quindi è questo il virus in latino. Che cos'è comunque il virus? Allora, il virus è questo parassita che vive e si moltiplica a spese di una cellula vivente, determinando poi l'insorgere della malattia. E però ha anche un secondo significato, virus a livello informatico, è proprio il complesso di istruzioni pirata introdotte attraverso la rete con lo scopo di danneggiare la memoria del computer, spesso anche impossessarsi di informazioni anche dal computer che viene danneggiato e poi alterare il funzionamento della rete stessa. Quindi è questo appunto il virus in senso informatico e questo termine viene utilizzato ovviamente anche in inglese, però pronunciato all'inglese, virus. Terza parola latina di oggi è in extremis che in latino significa propriamente negli estremi e che ha 2 significati. Il primo significato più prevalente è quello negli ultimi momenti della vita, in punto di morte e si utilizza specie in certe espressioni quali per esempio essere in extremis, quindi essere vicini a morire, pentirsi in extremis, convertirsi in extremis, anche sposarsi in extremis, quindi si utilizza spesso con in questo tipo di espressioni. Però come secondo significato in extremis vuol dire all'ultimo momento, ok? In senso figurato significa proprio l'ultimo momento utile in realtà, viene usato per dire che si è fatto qualcosa appena in tempo, per esempio l'ultimo momento disponibile, l'ultimo momento utile, per esempio siamo riusciti a prendere l'aereo in extremis, quindi appena in tempo e sì, si utilizza anche in inglese, non lo sento spesso in realtà utilizzato in inglese, ma ditemi voi se appunto si utilizza piuttosto spesso o no, perché io sinceramente non l'ho sentito utilizzare spesso in inglese, non quanto, decisamente non quanto lo si utilizza in italiano. Quarta parola latina di oggi, o meglio locuzione latina di oggi è status quo.
status quo che letteralmente è un'espressione derivata dalla più lunga espressione statu quo ante, nella situazione di prima, letteralmente questo significa in latino, ed è possibilmente una locuzione utilizzata in moltissime lingue, lo status quo, quando si parla di status quo. E che cos'è? È la situazione esistente prima di un determinato evento. Quindi possiamo dire, per esempio, la pandemia ha modificato lo status quo in tutti i paesi del mondo, d'accordo? Quindi lo status quo è proprio la situazione esistente prima di un certo evento. Si utilizza spesso in espressioni quali ripristinare lo status quo oppure anche ritornare allo status quo. E ci si riferisce anche quando si parla di status quo a qualcuno che non vuole fare cambiamenti e spesso a una situazione politica di immobilismo in cui i politici non vogliono cambiare mai le cose, vogliono sempre tenere le cose così come sono anche se non vanno bene, perché magari ci sono certi intrallazzi, diciamo, e situazioni di convenienza che appunto fanno piacere a loro, ecco, piuttosto che al diciamo bene pubblico. Quindi si rimane sempre nello status quo, quindi non si fanno mai progressi, non si va mai avanti, si rimane fermi, immobili. Quinta parola latina di oggi, o meglio locuzione latina di oggi, è grosso modo, che sembrerebbe in realtà già un'espressione italiana, ma invece no, è latina e significa letteralmente in modo grossolano, e sinonimi di questa espressione sono approssimativamente, su per giù, circa, all'incirca, pressappoco, anche più o meno, a grandi linee e vagamente, quindi tantissimi sinonimi in realtà per grosso modo. Quindi posso dire, per esempio, questo portachiavi ha grosso modo la forma di un uovo, per esempio, oppure grosso modo questo è l'itinerario, ok? Abbiamo preparato un itinerario prima di partire e dico grosso modo, quindi approssimativamente, su per giù, d'accordo, più o meno, ma anche vagamente, ecco, all'incirca, questo è l'itinerario, ok? In inglese però non si sente, non si utilizza, in realtà non l'ho mai sentita utilizzare questa espressione alla latina grosso modo, si dice semplicemente roughly o approximately. Fatemi sapere se voi parlanti inglese l'avete mai utilizzata questa espressione oppure no. Sesta locuzione latina di oggi è in vitro che letteralmente in latino significa nel vetro e che viene utilizzata in italiano come aggettivo per riferirsi al linguaggio scientifico con riferimento a processi biologici che si fanno avvenire in laboratorio, in una provetta, in un comunque recipiente di vetro, d'accordo? Per questo si dice in vitro e comunque al di fuori dell'organismo vivente. Si dice spesso fecondazione in vitro, d'accordo? Per riferirsi alla fecondazione in laboratorio, in provetta anche si dice. Comunque è proprio riferito a quei processi biologici che avvengono, che si fanno avvenire in laboratorio. Allora, settima parola latina di oggi è focus che letteralmente è il latino per focolare, d'accordo? Quindi significa focolare in latino, focus, e che viene utilizzato in realtà in italiano con un significato diverso rispetto a quello con cui lo si utilizza in inglese, questa parola latina. Allora, focus in italiano indica il focolare di una malattia, di un'infezione latente, d'accordo? Quindi un termine utilizzato in un contesto medico, mentre focus in inglese si utilizza quando ci riferiamo al fatto di focalizzarci, di concentrarci su qualcosa, e poi si utilizza focus anche in fotografia per riferirsi a quando mettiamo fuoco la macchina fotografica, d'accordo? Quindi due utilizzi diversi di focus, del latino focus in inglese e in italiano. In italiano in realtà è utilizzato più che altro, insomma, in termini in un contesto medico, d'accordo?
E quindi niente, questo conclude anche la nostra terza parte sulle locuzioni latine utilizzate in italiano. Fatemi sapere tra l'altro se ho tralasciato altre locuzioni, che magari siete curiosi di sapere di più, così almeno posso anche addirittura fare una quarta parte di altre locuzioni latine, se ve ne vengono in mente altre che non ho menzionato e di cui appunto potrò parlare in un episodio successivo. E se il video vi è piaciuto, allora mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!